Amici e amiche, bentornati sul mio canale e perché no, benvenuto. Oggi puntata numero 3, episodio numero 3 di build bellissime off meta. Oggi vi porto all'attenzione una build veramente figa, soprattutto per chi ama il druido e per chi ama gli animali, perché andiamo ad utilizzare il nostro carissimo amico druido con la build smottamento più pietrificazione, quindi la landslide, ed andremo ad utilizzare anche l'abilità compagni, ma l'abilità compagni utilizzeremo solamente rampicante velenoso. Come potete vedere dalle immagini qui sotto è una build super mobile, molto divertente e soprattutto vi permetterà di fare dei pit decisamente alti, non troppo ovviamente come una build super meta, però vi permetterà veramente di apprezzare ancora di più Diablo per la sua vera essenza, e un po' di sfida ci sta sempre, anche perché questa build è considerata, come potete vedere qui, sempre in grado C, grado addirittura alcuni l'hanno messo in grado D, però non dobbiamo essere troppo cattivi e la posizioniamo circa in grado C. Ora però il grado C a noi sinceramente con questa serie, come abbiamo detto dall'inizio, non ci interessa tanto perché vogliamo portare all'attenzione e soprattutto voglio farvi divertire con nuove build, quindi prima che voi provate a perdere tempo, a testarle, a cercare item eccetera, passate qui, vedete la build che vi interessa, o se ve ne piace una off meta potete tranquillamente chiedermelo nei commenti, vediamo se riusciamo a prepararla nel breve tempo possibile. Ci metto mediamente 1 o 2 giorni, a dipesa da quanto è difficile trovare il tutto. Ve le porto così ci divertiamo tutti assieme e mandiamo avanti soprattutto queste serie che danno secondo me molta vita e allungano di molto la vita di una stagione di Diablo. Quindi signori non mi resta che augurarvi buona visione, mettetevi comodi e ci vediamo tra un istante. Eccoci qui pronti come al solito, andiamo subito a vedere la potenza offensiva di questo nostro druido con build, vi ricordo, smottamento, quindi landslide. Abbiamo una potenza offensiva di 18.027, un'armatura vabbè di 1.549, abbiamo ampiamente superato il cap, la vita siamo quasi a 20.000, 19.004 e 17, la volontà molto alta, vi ricordo che noi lavoriamo sulla volontà con questo druido, 2.559, quindi aumentiamo i nostri danni delle abilità come potete leggere del 320%, aumentiamo sì le cure ricevute, quello là poco ci interessa, e aumenta i nostri danni da sopraffazione del 639,8%, perché noi andiamo a fare anche danni da sopraffazione. Le nostre caratteristiche, quelle base, come vi ho detto, vabbè, volontà ce l'abbiamo controllata, le nostre resistenze sono tutte al massimo, abbiamo una resistenza al veleno un po' più alta dovuta ai paragon che abbiamo messo e quant'altro, comunque sia, con le resistenze ed armature siamo a posto, quindi non c'è nessun problema. Per quanto riguarda la probabilità di colpo critico siamo arrivati a un 84,5%, che anche questa con vari potenziamenti, volendo, potete arrivare al 100% con le varie rifiniture, sempre e poi rifiniture, riuscirete ad arrivare tranquillamente anche al 100%, quindi ogni colpo critico anche con questa build sarà un colpo critico. La probabilità di sopraffazione ovviamente siamo sempre al 3%, ma ci permetterà di attivarlo le varie cose che abbiamo messo sempre nel Paragon, che poi andremo a vedere. Danni da sopraffazione 4101,9%. Andate anche a controllare le vostre stat degli effetti debilitanti, perché noi andremo a fare anche effetti debilitanti con il nostro rampicante velenoso. Ora, visto questo, ci andiamo a spostare direttamente sugli item. Questa costruzione in realtà è abbastanza semplice, perché volendo potete utilizzare anche 0 Uber, quindi 0 mitici unici. In testa andiamo a mettere Preghiera di Vasili. Preghiera di Vasili vi farò vedere direttamente qui, dove si può droppare da quale boss del covo, e per quanto riguarda Preghiera di Vasili, il Great Affix dovrete prenderlo su volontà. Questo è molto importante. E se potete, potenziamenti metteteli sempre su volontà e postura difensiva. Per quanto riguarda il torace qui in questo esatto momento stiamo utilizzando il sudario della falsa morte, ma se non avete il mitico unico potete andare a prendere direttamente Furia Insaziabile, che è la forma, è il pettorale diciamo che vi fa trasformare sempre, quindi rimarrete sempre in forma di orso mannaro, che è anche bello. Questo qui dovete andare a prendere il Great Affix su bonus di forza ursina, se potete anche, e sarebbe meglio ancora, danni da sopraffazione di orso mannaro, quindi tutte e due, ma se non la trovate col doppio affix, così doppio bonus, andate a prendere direttamente bonus di forza ursina.
anche questo ve lo segno qui dove si può trovare nel boss dei covi. Per quanto riguarda Sudario della Falsa Morte invece dobbiamo avere il Great Affix, se possiamo, su tutte le caratteristiche, e se potete andate a mettere anche i potenziamenti sempre su tutte le caratteristiche. A me è uscito anche su vita massima, mi sono diciamo accontentato perché un po' più di vita massima fa sempre comodo, soprattutto in questa stagione. I guanti sono guanti ancestrali leggendari, questi guanti andiamo a mettergli volontà, danni alla sopraffazione e smottamento. Questi effettivamente dovremmo averli così. Se non li trovate con danni alla sopraffazione vi consiglio di trovarli con velocità d'attacco. Quindi avete due scelte: o volontà, danni alla sopraffazione e smottamento, o volontà, velocità d'attacco e smottamento. E se potete il Great Affix prendetelo anche su smottamento, che è la nostra abilità che andremo ad utilizzare sempre, questa che vedete qui a schermo. Per quanto riguarda le tempre andiamo a fare durata pietrificazione. La pietrificazione è la nostra ultra, quella che andremo ad utilizzare sempre anche lei, e poi andiamo a fare probabilità di colpo critico di terra. Mi raccomando, questi due devono essere sempre presenti sul guanto, quindi se non vi escono provate a dargli un reroll, e se non vi escono di nuovo con le pergamene. Mi raccomando, le pergamene le potrete trovare dalle orde infernali, al termine delle orde infernali, aprendo la cassa quella con gli item da 200. Se non riuscite a trovare questi due affissi, continuate, cercate un altro guanto e rifatelo. L'infusione andiamo a mettere un rampicante velenoso attivo, scatena anche uno smottamento in cerchio attorno a te. Le abilità di terra infliggono il 30% in più di danni aggiuntivi ai nemici avvelenati, perché noi, come vi ho già detto, andiamo sempre ad avvelenare i nostri nemici. Passando poi per i gambali, quindi le gambe, andiamo a mettere Volontà di Bolt. Volontà di Bolt dovete trovarlo sempre con tutte le caratteristiche Great Affix e, se potete, triplo potenziamento sempre su tutte le caratteristiche. Volontà di Bolt, senza che ve lo metto a schermo qui, lo trovate da Duriel, Andariel e Araldo dell'Odio. Per quanto riguarda invece gli stivali andiamo a posizionarli proprio in questa maniera: volontà, se potete col Great Affix questo, vita massima e velocità di movimento, perché pecchiamo un po' in velocità di movimento, quindi dobbiamo andarla ad alzare. Se potete sarebbe grandissima cosa proprio trovare il doppio affix, velocità di movimento e volontà, sarebbe tanta roba. Per quanto riguarda le tempre, qui li andiamo a posizionare velocità di movimento e durata pietrificazione. Di nuovo, l'importante è mettergli tutte queste durate pietrificazione, perché abbiamo una cooldown abbastanza lunga anche con i tempi di recuperi ridotti, ma con queste durate pietrificazione che troviamo sia sui guanti sia sulle scarpette, la troviamo anche sull'amuleto, ma qui andiamo a ridurre il tempo sempre di pietrificazione, sarete veramente senza problemi e potrete quasi spammarla, perché poi, come vi farò vedere con i favori, andremo ad abbassare ulteriormente la sua cooldown. L'infusione andiamo a mettere quando hai fortificazione, le tue abilità di terra ottengono più 2 gradi, tanto noi avremo sempre fortificazione. Per quanto riguarda l'amuleto, qui io ce l'ho a 7, o addirittura io qua ce l'ho a 655, pensate, manco a 7,50. Non sono riuscito a trovare un amuleto come questo, perché l'amuleto dovete averlo con intossicazione e cambio rapido per farla girare abbastanza bene. Intossicazione e cambio rapido, e poi sopra o vita massima o, meglio ancora, volontà. Per quanto riguarda le tempre andiamo a mettergli danni da terra, perché tanto noi faremo sempre e comunque danni da terra, come potete vedere, ed andiamo a mettergli, come vi ho detto, riduzione tempo di recupero di pietrificazione, che è la nostra ultra. Qui, se potete, le rifiniture andate a metterle sia su cambio rapido e sia su intossicazione, su tutte e due se riuscite a metterle. L'infusione, le tue abilità primarie infliggono fino al 95%, e dal 53 al 113 io l'ho trovata al 95%, di danni aggiuntivi in base alla tua quantità di fortificazione. Vi ricordo che noi, quando usciremo andremo a combattere, saremo sempre fortificati, quindi più è alta questa stat e più noi faremo danni. Per quanto riguarda gli anelli, sono due anelli particolari. Il primo è Anello dei Cieli Senza Stelle. Questo non vi dico che è vitale, però ci serve abbastanza, perché spendere la tua risorsa principale riduce il costo di risorse delle tue abilità, perché noi con smottamento abbiamo un costo di spirito di 34, che è abbastanza alto. Con questo qua ci permette di abbatterlo di molto, e in più poi, andando a prendere anche la pozione che ci abbatte ancora il costo di risorse, è quasi zero insomma il pagamento
del nostro spirito che vedete qui, che ora abbiamo 143 di 143. Per quanto riguarda i potenziamenti sull'anello dei cieli senza stelle, gli mettete direttamente velocità d'attacco, almeno un doppio potenziamento su velocità d'attacco, e se potete il Great Affix su abilità primaria, che è sempre, come vi ho detto, il nostro smottamento, che è anche primario. Se non avete questo anello, prendete un anello normale, ancestrale normale, leggendario, insomma, gli mettete velocità d'attacco, volontà e probabilità di colpo critico. Per quanto riguarda le tempre, qui gli andrete a mettere tempo di recupero ridotto di pietrificazione e poi gli andrete a mettere o probabilità di colpo critico di terra o danni critici da terra, questa è a scelta vostra. Per quanto riguarda invece l'altro anello, distruttore della terra, vabbè, qui noi ce l'abbiamo 4 Great Affix. Per il distruttore della terra va bene anche solamente trovare il Great Affix su smottamento. Se siete abbastanza fortunati, sarebbe perfetto trovarlo con smottamento e probabilità di raddoppiare i colpi, i proiettili, quindi lanciati da smottamento sempre. Per quanto riguarda invece la nostra arma è una mazza a 2 mani, quindi andiamo a fare danni da sopraffazione con la mazza e gli andiamo a mettere vita massima, danni in percentuale, danni se volete lo potete cambiare e metterli direttamente volontà, a vostra scelta. E l'ultimo è colpo fortunato fino al 15% di probabilità di ripristinare il 132% della risorsa principale. Questo è molto importante che vi permetterà di rimanere sempre con il nostro spirito, che è questa qua, la risorsa principale. Quindi, soprattutto il colpo fortunato dovete averlo. Difatti noi andremo a lavorare anche con colpo fortunato, che lo andremo a prendere anche da questo anello qui, che è 18.1%, più tutto il resto degli item che l'abbiamo alzato, arriviamo abbastanza alti. Il colpo fortunato è quasi assicurato. Per quanto riguarda le tempre, qui gli andiamo a mettere una probabilità di raddoppiare i proiettili lanciati a smottamento e la probabilità di colpo critico di terra, che andando ad aggiungersi alla nostra probabilità di colpo critico, come vi ho fatto vedere qui, eccola qua, 84.5%, più andiamo a mettere anche il probabilità di colpo critico di terra qui, e andiamo poi a posizionare i danni da terra qua e quant'altro, abbiamo un 100% di probabilità di colpo critico. Infatti, come potrete vedere, avremo sempre le scrittine quelle a schermo gialle, perché faremo sempre danni critici. Per quanto riguarda l'infusione, qui i pilastri da terra di smottamento, quindi tutte le infusioni andranno su smottamento. I pilastri di terra di smottamento colpiscono una seconda volta, quindi 2 volte, e infliggono dal 11 al 31%, questo è un rank, io l'ho trovata al 29%, che è quasi al massimo e quindi va bene, di danni aggiuntivi per colpo. Poi gli andiamo a mettere in testa i zaffiri, sia sulla testa sia sui pantaloni gli andiamo a mettere i zaffiri, che aumenta la nostra volontà, perché come vi ho detto noi andiamo a lavorare su volontà. Per quanto riguarda gli anelli gli andiamo a mettere i teschi sono quelli che vi aumentano l'armatura, e per quanto riguarda invece l'amuleto gli andiamo a mettere il diamante, che ci aumenta la resistenza a tutti gli elementi, mi raccomando, per questa stagione 8, perché nella stagione 9 andremo a posizionare tutt'altro, quindi non verranno posizionati questi, ma lo vedremo poi in futuro quando sarà. Invece per le gemme andiamo a posizionare sul torace, ora vabbè sul sudario della falsa morte, ma se voi avete furia insaziabile la andate a posizionare qui, andiamo a posizionare Poc e Xan. Se consumi il 300% della tua risorsa massima, e lo consumeremo spessissimo, quasi sempre, perché smottamento utilizzerà tanto della nostra risorsa massima, il tuo successivo attacco fa sì che i tuoi colpi critici siano sempre colpi critici e infliggeranno sopraffazione per 0,35 secondi. Per quanto riguarda invece l'arma, andiamo a posizionarli Igni, Igni e Yom. Accumuli un'offerta ogni 0,3 secondi. Lancia un'abilità non base per ottenere l'offerta accumulata. Fatto questo, andremo ad invocare pietrificazione di nuovo, quindi la nostra ultra, stordendo i nemici e ripristinando la nostra risorsa principale. Quindi la nostra ultra, oltre ad andarla a attivare noi direttamente, la potremo attivare anche con questi gioielli che abbiamo incastonati. Andiamo a vederci i poteri dei boss. Per i poteri dei boss andiamo a mettere vento dell'odio di Lilith come primario. Come modificatori andiamo a mettere raggio pettorale dei morte errante, poi minerale esplosivo di avarizia e raggi oculari di Belial.
Questa build vi ricordo che ve la posiziono anche direttamente sul sito apposito per controllare le build. Quindi basta che andate in bio e troverete direttamente il link, cliccandoci sopra vi porterà direttamente alla pagina di questa build e di tutte le altre mie build che ho fatto, con video annessi ovviamente. Andiamo a vedere i favori spiritici. Per i favori spiritici il primo, quindi il cervo, li andiamo a posizionare cautela, subisce il 15% di danni in meno dai nemici elite. Il secondo, aquila, lo andiamo a legare con 2 spiriti, quindi questo qui sarà lo spirito alfa e gli andremo a mettere piuma di ferro che ottiene il 30% in più di vita e gli andiamo a mettere anche collera volatile, ottiene il 40% di danni critici aggiuntivi. Passando per il lupo gli andiamo a posizionare capo branco, colpo fortunato, i colpi critici hanno fino al 30% di probabilità di azzerare il tempo di recupero delle abilità compagni, molto importante perché i nostri rampicanti sono abilità compagni, mi raccomando, questo è molto importante. L'ultimo, che è la serpe, gli andiamo a mettere schianto di ossidiana. Ogni sesto attacco lanciato, la tua abilità di terra successiva attiva sopraffazione. Come vi avevo detto all'inizio, non vi preoccupate che abbiamo il 3% di sopraffazione perché tanto la andremo ad attivare con schianto di ossidiana. Passando per i mercenari andiamo a mettere Rair lo andiamo a mettere con ardimento, lo potenziamo con schianto a terra, da schianto a terra passiamo ai Gida di Rair che ci fornisce più 15% di resistenza a tutti gli elementi. Andiamo poi sulla nostra iconica ed infinito bastione che lo utilizziamo sempre e da qui lo andiamo a potenziare con ispirazione. I nemici colpiti da schianto a terra di Rair subiscono il 15% di danni aggiuntivi. Da noi, Gli alleati affetti da bastione di Rair infliggono il 25% di danni aggiuntivi. Quindi loro subiranno un più 15% di danni e noi faremo un più 25% di danni sempre a loro. Per quanto riguarda invece il rinforzo andiamo a mettere Variana. Variana lo andiamo a posizionare con brama di sangue e qui avete una scelta. O posizionate lancia quando il giocatore lancia un'abilità di combattimento oppure gli andate a posizionare un'abilità che voi volete. Se volete mettere queste qua vi consiglio durante pietrificazione. Quando voi lanciate l'ultra, Variana arriva con brava di sangue e anche lei comincia a picchiare tutti quanti. Ora andiamo a vedere il nostro albero abilità e per il nostro albero abilità, lo starter, andiamo a posizionare artigliata, mi raccomando. Questo è importante perché lo andremo a mettere anche nella nostra barra, quindi questa la dovete mettere, non è come le altre volte che è a scelta vostra. Mettete artigliata e un potenziamento su artigliata rinforzata. Poi andiamo sulle abilità primarie, andiamo a sbloccare smottamento. Smottamento lo mettete al massimo, quindi 5 gradi, 5 su 5, lo andate a potenziare con smottamento rinforzato e da smottamento rinforzato gli andiamo a mettere smottamento primordiale. E qui vi fermate e andiamo direttamente a mettere le ultra. Con le ultra andiamo a posizionare un cuore selvaggio, quindi un punto, per andarci a sbloccare impulsi selvaggi. Impulsi selvaggi sono che le tue abilità primarie costano il 12% di spirito in più, ma infliggono il 20% di danno in più. Considerato, come vi ho detto, che il nostro smottamento è un'abilità primaria. Ci andiamo poi a spostare sulle abilità di difesa e sulle abilità di difesa ne andiamo a posizionare due. Uno, ululato sanguinario, e lo andiamo a potenziare con ululato sanguinario rinforzato, che le tue uccisioni riducono il tempo di recupero di ululato sanguinario di 1 secondo, quindi ce l'avrete quasi sempre attivo, soprattutto nei dungeon, nei pit, nelle orde infernali, nell'overworld e quant'altro ce l'avete quasi sempre attivo, quindi questo molto importante da posizionare. Andiamo poi a vedere invece ruggito debilitante e qui gli mettiamo un punto sempre, lo andiamo a potenziare con debilitante rinforzato e da rinforzato gli andiamo a fare ruggito debilitante innato. E per quanto riguarda le abilità di difesa è tutto, controlliamo ora le abilità passive e andiamo a vedere subito ripercussione. Ripercussione infligge il 16% di danni aggiuntivi per 5 secondi dopo aver utilizzato un'abilità di difesa, quindi ululato sanguinario e o ruggito debilitante. Dall'altra parte, dalla parte opposta, andiamo a mettere fermezza ancestrale, 3 punti sempre su 3, aumenti le tue resistenze non fisiche del 20%, molto importante questo, e poi andiamo a mettere vigilanza. Vigilanza gli andiamo a posizionare 2 punti su 3. Ci spostiamo poi sull'abilità compagni, e le abilità compagni, come vi ho detto, gli andiamo a mettere rampicante velenoso perché girerà molto la nostra build su questo rampicante. Rampicante considerate basta, mettete solamente rampicante velenoso e nessun altro potenziamento. Per quanto riguarda le passive, qui gli andiamo a mettere portata della natura, 3 gradi su 3 mi raccomando, e andiamo a posizionare attitudine ferina, sempre 3 gradi su 3,
e poi li andiamo a posizionare chiarezza e questo qua gli mettiamo 1 grado solamente, che dopo aver lanciato un'abilità compagno, vedi come vi ho detto rampicante velenoso, i danni e la probabilità di colpo critico della tua abilità primaria o di collera successiva aumentano del 10% fino a un 30%, quindi avremo sempre un bonus sui danni anche qui. E per questa pagina anche compagni è tutto, ci andiamo a spostare sulle abilità collera. Le abilità collera noi non andiamo a posizionare nulla, ma posizioniamo solamente tantissime passive. Partendo da sinistra andiamo a mettere risanamento 3 gradi su 3, lo andiamo a potenziare poi e mettiamo provocazione sempre 3 gradi su 3. Andando verso destra invece gli mettiamo terra devastante, sempre 3 gradi su 3, e guardia di pietra, anch'essa 3 gradi su 3. Invece, per quanto riguarda sempre le abilità collera, andiamo verso il basso e andiamo a posizionare un punto su neurotossina che andiamo a sbloccare, come vi ho detto sull'amuleto, molto molto importante, intossicazione. Tu e i tuoi compagni infliggete il 60% di danni critici aggiuntivi ai nemici avvelenati. Grazie al rampicante velenoso che avvelena sempre tutti, faremo sempre un 60% di danni aggiuntivi. Considerate che sono rimasto in questa posizione per, 3 minuti, 4 minuti, perché il gioco ha deciso di, oltre che disconnettermi, ma farmi attendere anche in attesa per, 4 minuti, tipo. Sembra che tutti in questo esatto momento stanno giocando a Diablo e tutti vogliono portare questa build che sto facendo io. Mi raccomando, lascia un like ed iscriviti che ti guardo. E rimanendo su pietrificazione, come avevamo detto, andiamo a posizionare l'ultima che è pietrificazione suprema. Sempre se eravamo rimasti qua prima della disconnessione, non ricordo, ma dovremmo essere rimasti qui. Poi andiamo a mettere le nostre passive, andiamo a posizionare ribellione, gli andiamo a mettere 3 gradi su 3, l'andiamo a potenziare con disastro naturale, sempre 3 gradi su 3, e li andiamo poi a posizionare risonanza, anch'essa li andiamo a posizionare 3 gradi su 3. Andando verso il basso li andiamo a posizionare cambio rapido molto importante, mutare in una nuova forma animale fornisce il 6% di danni aggiuntivi, fino a un massimo del 36%. Questo bonus si perde 3 secondi dopo aver preso la forma umana. E questa, cambio rapido, va a bloccare perfettamente con ruggito debilitante ed ululato sanguinario, che vanno proprio di pari passo ed è perfetto. Per l'altra passiva gli andiamo a mettere postura difensiva. Aumenti la quantità di fortificazione che ottieni da tutte le fonti del 45% e ottieni una riduzione danni del 27% quando hai fortificazione. Questa qua gli andiamo a mettere semplicemente un punto per sbloccarla, perché tanto tutto il resto la prendiamo da preghiera di Vasili, che è il nostro elmo. Spostandoci poi nel nostro ultimo punto andiamo a posizionare le passive chiave. Le passive chiave gli andiamo a mettere forza ursina. Ovviamente siamo degli orsi, in questa build è un orso, e la tua vita massima aumenta al 30% quando sei in forma di orso mannaro e per 3 secondi dopo che la tua forma di orso mannaro è terminata. Quando sei in salute infliggi il 15% di danni aggiuntivi e il 70% di danni da sopraffazione in più. Tanta roba questo. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, andiamo nel nostro slot iniziale. Il nostro slot iniziale come glifo ci chiede superamento. Superamento ci dà che fornisce un bonus del 8% in base al livello del vostro grifo a tutti i nodi rari a portata. Infliggi in più il 15% di danni fisici aggiuntivi ai nemici non elite e ai boss. E l'ultimo infliggi il 5% di danni aggiuntivi puri. Superamento va a proccare benissimo con questi due che vedete qui. Ecco perché l'abbiamo messo, sia riscatto sia spinta, che ci va ad aumentare di molto i nostri danni, la nostra volontà, i nostri danni ai elite e di nuovo la nostra volontà. La prima pagina del Paragon che noi andremo a sbloccare è Malizia Amplificata. Malizia Amplificata, andando verso in basso a destra, ci richiede come spirito, come cassone del glifo, quindi come glifo, scusate, spirito. Spirito dice che noi gli dobbiamo dare ogni 5 punti destrezza acquistati a portata, infliggiamo il 19,4% di danni critici aggiuntivi. I bonus aggiuntivi sono: i colpi critici aumentano i danni che infligge un nemico del 3% per 20 secondi, fino a un massimo del 15%. E l'ultimo, che è il bonus leggendario, andiamo a infliggere l'8,8% di danni critici aggiuntivi. Ci spostiamo poi verso destra ed andiamo ad aprire il nostro secondo effettivo Paragon, ma tecnicamente è il terzo, e andiamo a posizionare come pagina istinti di sopravvivenza. Istinti di sopravvivenza ci chiede come glifo cacciatore di teste.
cacciatori di teste, come vi dico in ogni video, che sia una build endgame, che sia una build early game o meta o no off meta, cacciatore di teste lo dovrete sempre usare, perché fornisce un bonus 62% di danni a tutti i nodi normali a portata, scusate, e la cosa importante, come sempre, il bonus aggiuntivo che infliggiamo il 10% di danni a tutti gli elite e il bonus leggendario infliggiamo il 5,7% di danni puri aggiuntivi. Andiamo poi sul nostro quarto paragon, quindi tornando verso il secondo e salendo su, qui andiamo a sbloccarci la pagina guida ancestrale. Guida ancestrale ci chiede come paragon, quindi come castone, dominazione. Dominazione, ogni 5 punti intelligenza acquistati a portata infligge il 38,2% di danni da sopraffazione aggiuntivi. Il nostro bonus aggiuntivo è quando tu usi sopraffazione su un nemico, tutti i danni che subisce da parte tua aumentano del 15% per 5 secondi. E il bonus leggendario è infliggi il 6,6% di danni da sopraffazione aggiuntivi. La nostra ultima pagina invece che andiamo a vedere, anch'essa molto importante, è devastazione terrena, che andrà a girare la nostra build, perché la nostra build, come vi ho detto, è una build di terra. Devastazione terrena ci chiede come glifo terra e cielo. Terra e cielo fornisce un bonus del 186% a tutti i nodi magici a portata. Le tue abilità di magia naturale infliggono il 10% di danni aggiuntivi ai nemici sotto effetto debilitanti o vulnerabili, perché noi li mandiamo sotto effetti debilitanti e di conseguenza diventeranno anche vulnerabili con tutto il giro che abbiamo visto dei nostri item, ma soprattutto delle abilità che abbiamo messo. E l'ultimo bonus, il bonus leggendario, facciamo il 5,7% di danni aggiuntivi con abilità magia naturale. Per quanto riguarda gli incensi, andiamo a prenderci l'incenso magico, quindi noi come sempre possiamo prendere 3 incensi e un elisir, ricordatelo sempre, appena entrate li dovete prendere. In questa esatta build andiamo a prendere guida benedetta, aumenta la volontà di 100 per tutti i giocatori vicini e ce la prendiamo subito perché ora ci andiamo a fare un giretto insieme. Spezie lenitive, aumenta la resistenza a tutti gli elementi del 10% e anche questa ce l'andiamo a prendere subito. E canto della montagna, aumenta la tua armatura di 300 che volendo la potete mettere, volendo no, perché come potete vedere noi già abbiamo ampiamente superato il nostro cap, quindi questa qua vi consiglio di non prenderla se utilizzate esattamente questa build. Ora mi date un secondo, facciamo un salto temporale e vi faccio vedere quale dobbiamo prendere. Anzi, vi porto con me direttamente dall'alchimista, da Corman per l'esattezza, perché non vi ho mai fatto, ora che ci stavo pensando, non vi ho mai fatto vedere come si fanno gli elisir. Vabbè, lo saprete fare tutti, però andate dall'alchimista e poi andiamo a prendere gli incensi, quindi nella zona degli incensi che è l'ultima avremo incenso di resistenza, difesa e caratteristica base e queste le potremo prendere 1, 1 e 1. Come vi avevo detto, al posto di mettere l'armatura, qui andiamo su incenso di difesa e ci andiamo a mettere ronzio di dama rossa. Ronzio di dama rossa aumenta ancora di più la nostra vita massima. Ce lo andiamo a craftare e questo ora ce lo prenderemo per uscire. Per quanto riguarda invece l'elisir che l'ho terminati, l'elisir dovete andare sul penultimo slot, ovviamente andare su elisir avanzati e da qui scegliere, avrete due scelte per questa build. O prendere elisir del vantaggio numero 2, che aumenta la vostra velocità d'attacco e la probabilità di colpo fortunato, o andare a prendere l'elisir dell'intraprendenza numero 2, che riduce i costi risorse del 20% e aumenta la risorsa massima del 25%, e questa è tanta roba e ce l'andiamo subito a craftare. È tanta roba perché ci va a proccare insieme a Anello dei Cieli senza stelle e quindi il nostro smottamento costerà di meno. Infatti, come potete vedere, ora noi abbiamo un costo di spirito di 34. Se noi lo andiamo a prendere diventiamo costo di spirito, eccolo qui, 27, e considerate che ogni volta che poi lanceremo l'abilità si ridurrà sempre di più grazie al nostro anello dei cieli senza stelle. Ma ora mi vado a dare una vestita, quindi ci mettiamo le nostre bellissime cuffie e quant'altro e siamo pronti per andare in giro a spaccare tutto. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci qui signori, siamo arrivati in marea. La prima cosa che vi dico è il giro. Allora, per quanto riguarda il giro, questo è molto semplice in realtà, perché quando noi arriviamo dai nemici, arrivati dai nemici, noi andremo a fare subito rampicante velenoso, quindi il giro è rampicante velenoso, lo tiriamo addosso ai nostri nemici che verranno bloccati, noi ricaricheremo tutto il nostro spirito, lanceremo pietrificazione, da pietrificazione andremo con smottamento.
Se vediamo poi che ce ne sono realmente troppi o altro, andiamo a fare anche il ruggito debilitante. Ruggito debilitante ci fornirà ulteriore fortificazione e infliggeremo il 15% di danni aggiuntivi a tutti i nostri nemici. Quindi il giro è molto semplice: quando ci sono i nemici, rampicante velenoso, attiviamo l'ultra, urliamo con ruggito debilitante e cominciamo a spammare smottamento. E è fighissimo, ve lo dico, perché fa delle azioni veramente fighe questo smottamento. Ora ve lo faccio vedere, anzi lo vediamo insieme direttamente. Andiamo a cercare qualche nemico, non andiamo a destra perché c'è la signora, andiamo da questo lato, eccoci qui, noi lanciamo come vedete il nostro abilità compagno, andiamo poi a ricaricare, vedete già si sono ricaricati tutti e avete pulito tutto quanto. Come avete potuto vedere, l'abilità compagno rampicante velenoso si rigenera istantaneamente, come potete vedere, perché con la nostra probabilità di colpo fortunato arriviamo sempre al massimo e ci si resetta subito. Ora andiamo da un'altra parte che è un bel po' più affollata e vi faccio vedere esattamente questo che cos'è. Ah, è sempre il solito amuleto opaco che ho preso 1000 milioni di volte. Andiamo in una zona dove eccoli qua, per esempio qui noi lanciamo la nostra abilità compagno, ultra, attiviamo tutto e vengono tutti quanti uccisi subito. Potete tranquillamente spammare la vostra abilità a smottamento perché col colpo fortunato ci si ricaricherà istantaneamente, eccolo qui come potete vedere. Inoltre se avete terminato il vostro spirito potete utilizzare l'ultra che sarà quasi sempre attiva e non ci saranno problemi insomma di sorta. Non vi dovete assolutamente preoccupare per quanto riguarda lo spirito perché ce l'avrete in abbondanza sempre, non c'è nessun problema. Come potete vedere è una build molto carina questa e soprattutto è un'ennesima build per il druido che non è stata mai troppo utilizzata, non la vedete quasi mai in realtà questa build, ma scenicamente è molto bella perché noi quando andiamo a fare, ok, lo sminuzzatore ce lo togliamo un secondo che vi volevo far vedere con tutta tranquillità cosa faceva, togliamo, facciamo un attimo pulizia. Ok, ci siamo, perfetto. Noi andiamo a fare questo gesto, vedete, con smottamento noi lanciamo smottamento e tutti i pilastri di terra continuano a rimanere su di noi. Questo è dovuto grazie al fatto che c'è distruttore della terra. Ora sono spawnati qui, non mi lasciate un momento. Ok, perfetto. Come potete vedere anche i danni sono abbastanza alti perché soprattutto i danni da sopraffazione raggiungiamo quasi il bilione, quindi è abbastanza alto. Certo, non è una build da poterci fare i pit al 100 o al 90, però è una build che vi consiglio anche questa, soprattutto per dare vita al nostro Diablo, perché arrivati a un certo punto poi potresti pensare, oddio, sto sempre facendo questa build, la solita build da 100 ore, mi sono un po' stancato e per questo ho deciso di fare anche questa serie per portarvi nuove serie, per farvele guardare, per farvi vedere nuove build che sono tutte quante, come vi ho detto all'inizio, molto divertenti e fare allungare la vita di una stagione di Diablo, perché come ho sempre detto, Diablo merita molto di più di quello che ha avuto fino adesso e soprattutto meritano le build un'attenzione maggiore, non solo da parte mia che ve le porto, perché io più di portarvele non posso, ma soprattutto anche l'attenzione dei sviluppatori di Blizzard che magari ogni tanto dovrebbero fare qualcosina in più per queste build dimenticate, perché sfido chiunque a trovare più di un tot di persone che utilizzano questa build perennemente e vi assicuro che questa build è divertentissima. Tutte queste build off meta che vi sto portando mi stanno facendo rivalutare realmente tutto il gioco proprio a sé di Diablo, perché usandole vedi effettivamente quanto sono belle tutte quante e ogni build ha una particolarità a sé ed è un peccato non potersele godere tutte quante appieno. Ora io continuerò un po' a divertirmi qui a spaccare tutte cose perché devo andare a farmare i materiali e soprattutto gli item per la nostra prossima build off meta, quindi io come al solito e come sempre vi ringrazio per la visione e mi raccomando lasciate un like, un commento e una condivisione e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao raga!